Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, oggi parleremo di un classicone che è diventato sì un classicone, ma è a tutti gli effetti un capolavoro di quello che è stato il gaming nel 1998, novembre 1998, quindi quasi 1999, e stiamo parlando del primo Half-Life. Allora, iniziamo col dire che nel 1998 gli FPS erano più azione frenetica pura e semplice, come Doom e Quake, con trame molto minimaliste. Vabbè che poi Doom e Quake hanno avuto una lore enorme negli anni, però Half-Life ha portato della narrazione oltre all'azione pura e semplice, innovando il genere e dimostrando che l'FPS poteva essere qualcosa di oltre al trova la chiave, apri la porta e ammazza tutto quello che ti capita. Ha portato un design dei livelli maniacale per l'epoca, delle atmosfere e delle trame degne di un film o di un libro. Nel gioco non ci sono filmati, la trama viene raccontata man mano che si va avanti tramite i dialoghi, tramite i suoni che si sentono, il viaggio che fa Gordon Freeman, ossia il protagonista, voi, durante il gioco, e si può interagire con vari elementi d'ambiente, come per esempio si può andare sul microonde, attivarlo e farlo esplodere, e poi godersi una scenetta di uno scienziato che ci sgrida. La trama unisce horror, scienza e mistero, molti dei quali ancora sono irrisolti. È tutto in un mix che risulta abbastanza affascinante e avvincente. Personaggi come Barney, il G-Man e gli scienziati sono iconici nel mondo dei videogiochi e gli scienziati sono stati anche personaggi di parecchi meme nel giro degli anni. Per i suoi tempi Half-Life presentava un gameplay davvero innovativo, le armi erano fighe, c'era il lanciarazzi che traccava, poi c'erano gli animaletti che lanciavi, rincorrevano il nemico ed esplodevano, la Colt che con un colpo in testa uccideva, c'erano sezioni platform, rompicapo, l'intelligenza artificiale era elaborata, cioè i militari ti circondavano in modo da non lasciarti via di fuga. E la fisica del gioco permetteva di risolvere gli enigmi e divertirsi un po' con l'ambiente. Il Gold Source era basato su Quake, ma presentava luci migliori e una fisica migliore. Supportava anche script avanzati per fare cose giustamente più avanzate. Certo, non era ai livelli di Unreal, ma già nel 1998 presentava delle texture in alta definizione per la sua epoca, fumo, esplosioni e luce dinamiche e tante altre chicche che gli mettevano tutte le carte in regola per avere il graficone nel 1998. Half-Life ha dimostrato che un FPS può essere anche un racconto da vivere durante l'azione e delle mod come Counter-Strike Day of Defeat, Team Fortress Classic e lo sconosciuto Gunman sono diventate dei giochi veri e propri. Una curiosità è che il gioco non aveva dei caricamenti veri e propri come ai tempi grossi livelli, ma dei micro caricamenti che portavano il giocatore a andare avanti sempre, sempre, sempre e non smettere mai di giocare. Esiste una mod anche per giocarselo in VR, ma il mio consiglio è di giocarsi Black Mesa, che è il remake fatto dai fan con il Source Engine. Ok ragazzi, come nostalgia canaglia vi dirò che penso che non mi scorderò mai di quello che io chiamavo Testiculus, cioè Gonarch, che mi faceva ricordare ogni volta che arrivavo su Zen un enorme testicolo. E questo audio Dimenticati di Freeman, ci stiamo ritirando per ridurre le perdite. Chiunque sia rimasto laggiù adesso è da solo. Ripeto, se già non lo eri prima, ora sei da solo. penso che mi rimarrà nel cervello vita durante. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!